Abbiamo iniziato, ciao Monica, per Valentina. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. Vedo Valentina seduta davanti a un laghetto di alta montagna. È sola e intorno c'è silenzio. Ti dà l'autorizzazione? Allora, prima guarda l'immagine riflessa dentro l'acqua, che chiaramente non è proprio nitida, sposta la faccia dall'altra parte e poi mi fa sì. Perché sceglie questa modalità di cessione dell'autorizzazione? Mi sta già dando degli indizi di sé. Ce li vuole spiegare? È come se mi dicesse che questa scelta di questo momento, no, che mi fa vedere del laghetto, di solitudine, da un lato le piace, però dall'altro è come se la riconoscesse come una fuga rispetto ad altre questioni. E il fatto di non voler vedere la sua immagine, però in senso più ampio, quindi non il discorso esclusivamente immagine fisica, ma immagine nel senso anche proprio di suo comportamento, il suo rapporto con l'esterno, la sua capacità di rapportarsi all'esterno, sia a livello sociale che a livello lavorativo. Vediamo la vibrazione. 4 miliardi. Consapevolezza. 151%. Hai detto 4 miliardi. Sì. PSP. PS 48%. 52 PE. Perfetto. Vite precedenti. 2751. Cervello. 7%. Va bene, allora, la PS e la PE sono perfette. Tipo il medico, no? La pressione alta, bassa, va bene. La percentuale di consapevolezza va bene. La frequenza, la vibrazione, insomma, va bene. Non è esagerata, ma non è neanche bassa. Le vite sono tante, il 7%, ok, va bene. Andiamo alla causa esoterica degli acufeni. Tu non le vuoi sapere? Le rimandiamo il discorso delle interferenze eteriche? Sì, perché? Perché me ne fa vedere una legata al laghetto. Vediamola. Fa vedere subito. È praticamente una specie di anatra dove mi fa vedere la spiccata differenza tra la parte superiore, quindi la testa-collo, e la parte inferiore, il corpo. Bello, bello gonfio, bello corposo. Mm. Quindi questo anfibio mi fa vedere come interferenza. Mhm. Poi mi ha fatto vedere. Anfibio. Sì, me le ha collocate tutte in questo paesaggio. Poi mi fa vedere, tipo, per dirti, un bufalo ariete, un caprino comunque. Mm. Poi mi fa vedere, sempre appunto all'interno di questo paesaggio di montagna, la nuvola in cui c'è sopra Zeus con una saetta. E nel Mhm. cielo un falconiforme.
me le ha tutte messe dentro questo quadro, perché questo quadro l'ha disegnato lei, l'ha realizzato lei. Possiamo dire cosa fai nella vita, no Valentina? Sì. Vabbè, è un artista, quindi disegna parecchio. Ok, quindi anfibio, falco, Zeus con saetta, poi, hai detto? E sì, l'anfibia e un bufalo caprino, insomma. La caprino, giusto, mi stavo dimenticando. Ci sono degli EDL? 3 ne vedo. Uno mi fa vedere intorno al seno. Gli altri Uno che si vicino al seno? sposta. Destro o Mm, sinistro? che fa come allora una specie di rotazione fa, però è come se fosse più legata alla parte destra. Quindi come se facesse il giro del busto, sai tipo proprio il centimetro per prendere le misure? Mhm. Fa tipo questo lavoro qua, però poi approda verso il seno destro. Entità mentali. Tada. Oddio, mi vengono fuori 2 concetti un po' particolari. Allora, mi dà come livelli 3 e 5. Tre. Vediamo un attimo se riesco a sviscerare bene. Allora, il 3, come sunto del 3 mi dice cornucopia. Probabilmente proprio legata a questa sua parte artistica, perché mi fa vedere un corno svuotato. Dentro al corno c'è l'abbondanza, quindi mi fa vedere dentro dei fiori, dei frutti che riempiono il corno e mi fa vedere come questa interferenza mentale va a bloccare la realizzazione della sua abbondanza, Mhm. dove questo corno me lo rimanda al caprino. Ok. Il 5? Mi viene fuori filo diffusione. Cioè, allora, perché la filodiffusione si riferisce alla musica. Io lei la vedo molto legata all'arte un po' a 360 gradi. Infatti mi suggerisce, mi dà continuamente queste tracce legate all'arte, sia in partenza che mi ha disegnato questo quadro, Mhm. proprio tra l'altro cioè, super riassuntivo dove riuniva tutto quanto, sia attraverso questo concetto di filodiffusione. Allora, filodiffusione, aspetta un attimo perché devo capire perché filodiffusione. Allora, quindi la musica che viene diffusa non proviene da lei, ma da un amplificatore esterno. E quindi Che è un impianto. sì, è un impianto e sono allo stesso tempo le interferenze e vedo che le producono sia questi pensieri, tra virgolette, un po' ripetitivi, paranoici, ok? Dove lei parte da un La e arriva a creare una melodia intera, ok? Mhm. Melodia quasi non voluta da lei, ma portata da questo amplificatore esterno. Mm. E poi mi dice che questa filodiffusione, quindi dell'intervento dell'amplificatore esterno, è come se in un certo senso lei non si prendesse tutta la responsabilità dei propri successi e quindi del conseguimento dei propri successi, ma aspettasse un qualcosa di esterno, un po' piovuto dal cielo. Quindi sia in riferimento, vabbè poi magari li approfondiamo dopo, quindi Dimmi, sia in dimmi. riferimento al raggiungimento della forma fisica desiderata, Mhm. quindi che non si impegna in prima persona, Mhm. sia anche in riferimento al traguardo professionale. Ok. Filodiffusione. Sì. Quando è arrivato filodiffusione? Mi dice 12 anni fa.
In corrispondenza di quale evento? Ma mi sta dicendo tante cose insieme. Mi dice che aveva iniziato a vedere una trasformazione del corpo, poi mi fa vedere questa trasformazione del corpo legata in qualche modo al rapporto con la madre. Qualcosa di, cioè non ho capito di speculare, come se lei in questa sua trasformazione del corpo si fosse specchiata nella madre in qualcosa che no, non le garba. E poi come se, non ho capito, avesse realizzato una sorta di senso di inettitudine, di inconcludenza. E vedo che specialmente appunto 12 anni fa che lei ha iniziato ad essere interferita. Apriamo le porte del cinema. Sì. Il problema del cinema è sempre, il cinema è sempre un problema. Quando si invitano tutte le persone di questo mondo, si è capito qualcosa, ma non si è capito quasi niente di fatto, perché le sessioni sono sempre, sempre, sempre personali, perché nel cinema ci vengono le persone vive che possono fare un percorso autonomo, quindi, come dire, pensare sempre agli altri, non pensare mai a se stessi. Noi le chiamiamo, ovviamente non chiamiamo il gatto, perché il gatto nel cinema non viene a imparare assolutamente nulla. Tutte quelle che lei ha detto le chiamiamo con particolare attenzione ai genitori, al marito. Poi amico, amica, fratelli, coniugi, nipoti, cugini, raga, cioè, questa è la vostra sessione, dovete pensare al vostro percorso. Cugini, fratelli e amici possono vedersi le sessioni e fare il loro percorso, se non lo vogliono fare, non lo vogliono fare. Sai che cosa mi viene? Che in prima fila ci sono il marito e l'amico, ed è come se il marito mi venisse fuori che sia anche un grandissimo amico. Mm-hmm. Quasi proprio come se tra Valentina e suo marito si fosse creata un rapporto che è anche un'enorme, fortissima amicizia. Ed è per questo che li vedo vicini, il marito e l'amico. C'è qualcosa proprio in comune a livello di questo sentimento di amicizia. Anche se è come se vedessi l'amico più piccolino, il marito più grande, proprio come una specie di faro, di punto di riferimento, dove lei può affrontare un po' tutte le questioni, e lei conta molto su di lui. Però proprio una cosa quasi che va al di là dell'amore, non so. Vite precedenti con il marito, ci sono? Mi fa vedere uno in cui il marito era la sua bambinaia. Tipo che i genitori forse non avevano tempo di curarla così. E vedo che è molto giovane come bambinaia, avrà avuto 16 anni e quindi lei era piccola, una bebè. E vedo che la curava in maniera amorevole, come se fosse sua figlia. Mi fa vedere questa. Mi fa vedere due compagni di scuola, tipo me li fa vedere, sai che attraversano la prateria, queste distanze enormi per andare a scuola, no? Vivendo in una casa di campagna, dovevano farsi chilometri e chilometri a piedi e li vedo con le loro cartelle mano nella mano che fanno questa strada. Sono Non anime riesco a gemelle? vedere delle vite spiacevoli tipo fra di loro, sai? Cioè, mi continua a dare delle immagini belle. Ok, lei sta scegliendo di darmi queste. Sì, sì, assolutamente sono anime gemelle. Livello Si vede anche... brava. 4 mi dice. Ottimo. 4. È possibile trasformarla in una fiamma? Questo lo può fare Valentina e il marito nel tempo. Ma mi dice, adesso io sono in contatto con la PS di Valentina, non riesco benissimo a percepire il marito, perché percepisco il marito filtrato da lei.
Mhm. Dovrei creare un altro tipo di connessione per lui. In questo momento lei non è interessata a fare questo. Ok, è interessata a completarsi. Sì, Che sempre poi, comunque vabbè, attraverso di lui, perché lui è un grande supporto, per la sua vita. Io lo vedo proprio un faro, oppure non so come dirti, me lo fa vedere quasi come un muro, nel senso di un muro portante, mm? Di una mm. casa. Mm. Quindi una cosa solida a cui non aggrapparsi, ma su cui No, contare. esattamente, Lei esatto. non si aggrappa e No. non lo... Cioè, se lui non ci fosse, se uno si aggrappa e quella cosa non c'è, a cui ci si aggrappa, si cade, no? Lei avrebbe meno supporto, meno... ma starebbe in piedi da sola. Sì. Allora, lei mi dice che lui è parte di lei. Mhm. Cioè, c'è questa profonda condivisione. Cioè, è un'amicizia, fratellanza, amore. Mhm. Quindi c'è. Mm. E però lei è come se fosse alla ricerca della sua indipendenza, di una maggiore definizione di sé anche. Ok. Come la vedi adesso a questo punto dell'analisi? Già meglio rispetto all'inizio. Perché? Perché lei niente, mi propone tutte le varie forme di arte. Mi ha fatto vedere che sono state fatte delle fotografie, delle istantanee di alcuni aspetti. E questo le dà un pochino più di chiarezza, visto che lei tende a rimanere spesso un po' nella confusione, nel non riuscire a tenere un filo logico delle cose. E quindi lei ha fatto la fotografia di questi, no? Mettendosele davanti, perché attraverso questo colpo d'occhio le arriva maggiore chiarezza della situazione. Ok. Altrimenti rimangono dei concetti. Lei non è per i concetti. Mi dice che ha bisogno di queste visualizzazioni qua, il quadro iniziale, le foto. Mm. Vediamo gli impianti. Il Abbiamo primo visto che le mi entità mostra, mentali. sì, Vai. è una specie, sai la cuffia per la doccia, Mhm. quindi che rimane un po' morbida ed è, diciamo così, calata in basso, no? Fino alle sopracciglia e calata sopra le orecchie, no? Sai, quando entri nella doccia per proteggerti anche le orecchie. E Mhm. quello è un impianto mentale e vedo proprio sotto questa cuffia, che ovviamente non è materiale, come una specie di tutto un circuito elettrico, dei fili. Poi? Mi fa vedere come l'incidenza di questo in generale un po' in tutto il viso, specialmente orecchie e denti. Ah, vedi? Che mi mostra come l'occasione che ci ha raccontato del dentista, mm, Mhm. è stata un'ottima occasione per l'entità per andare a riregistrare questo impianto che già esisteva, ma l'hanno come perfezionato e intensificato. Mhm. Grazie a questa occasione pratica, fisica, no? Che è stato questo intervento, credo, di più o meno di una sorta di implantologia dentale. Poi? Poi mi fa vedere qualcosa in zona intestino, come se fosse un po' in obliquo, intestino tendente al seno destro, mi fa vedere. Una specie di barra. E mi fa vedere che ha una specie di ripercussione dall'intestino, un po' nella zona intima femminile, irradiandosi. Mm. Anche se di per sé l'impianto non arriva lì, ma ha ripercussioni anche lì. Mhm. E Poi? poi vedo tipo delle placchette separate sulle gambe, sulla coscia.
Come se andasse a decrescere, tipo c'è una placca più grande sulla parte alta della coscia, poi con una certa distanza, mano a mano, queste placche diventano più piccole di diametro e arrivano giù fino al dorso del piede. A decrescere, ok. Mm. Che finalità di queste placche? Allora, mi dà l'anatra lì, l'anatrone dentro l'acqua, e mi dicono che aiutano a mantenere la ritenzione idrica ed è come se la ritenzione idrica allora producesse ovviamente questo ristagno linfatico di liquidi dentro di lei. E grazie a questo ristagno è possibile ricavare dell'energia. Proprio perché lei, non avendo un dinamismo interno, no? Perché è tutto stagnante, e quindi il movimento è arrestato. Grazie a questo movimento arrestato loro possono prelevare. È più semplice. E d'altronde hanno anche l'effetto che lei si demoralizzi, quindi mantenga basse le sue vibrazioni. Ok. Vediamo un po' di La cause stessa cosa esoteriche. anche nella zona pancia, sai, vedo che fanno lo stesso lavoro. Questa Ah, sì. dilatazione, sì. Mm. Causa esoterica dei problemi di memoria. Allora, questo impianto mentale le crea proprio questo, non so come dirti, una sorta di dispersione. Ehm, Si perde all'interno del suo discorso, quindi lo comincia, perde il suo filo logico e allo stesso tempo vedo che è la stessa difficoltà ce l'ha anche nel seguire i discorsi degli altri. Mi fa quasi vedere, guarda, come se l'altra persona, mentre parla, il suo discorso è dentro una vignetta, no? E lei, invece che ascoltare le parole di questa persona, deve leggere all'interno della vignetta. Ed è come se questa roba qui la rallentasse, perché chiaramente, insomma, per leggere ci mette un pochino più di tempo rispetto ad ascoltare. Mhm. E allo stesso tempo si perde l'espressività del viso, no? La comunicazione della persona, facciale della persona, perché è intenta a leggere. Mhm. Quindi questo impianto mentale che crea proprio una situazione di disorientamento, di confusione, di non gestione, diciamo così, e del proprio pensiero, ma neanche tanto del pensiero dell'altro. Perdersi proprio dei pezzi, perdersi dentro il discorso. Mi fa vedere proprio che c'ha in mano questo filo e poi non capisce più dov'è il capo dell'altro filo. Tipo dentro un labirinto, non riesce più a uscirne. Monica, io ho una domanda. Hai parlato di anfibio. L'anfibio è sempre collegato è un guerrafondaio, a guerre militari, azioni di questo tipo. Come si chiama il progetto relativo a Valentina? Qual è la finalità ultima delle entità eteriche nel caso di Valentina? Mi viene cecchino. Perché? Questo è il progetto. Sì. Mi fa vedere Zeus con questo fulmine, sai la saetta che avevo visto all'inizio, e mi fa vedere che punta, no? A scagliarla contro di lei. Mhm. E vedo che riesce a colpirla su più fronti. Con un solo colpo la colpisce su più fronti. Quindi la colpisce sul discorso memoria, la colpisce su un discorso autostima fisica, autostima lavorativa, perché lei non si riesce a realizzare come vorrebbe. La colpisce su un discorso sociale perché ha difficoltà in un'integrazione sociale completa.
Quindi proprio questa mira presa con precisione. Lo vedo così. Quanto conta l'anfibio tra tutte le eteriche? È il capo? Sai che cosa mi fa vedere? Mi fa vedere allora Zeus che dentro questa nuvola è proprio accovacciato, no? Come un cecchino. Ok? Quindi che tiene in mano, dovrebbe tenere in mano il fucile, invece tiene in mano la saetta. E vedo che una sorta di filo elettrico passa dalla saetta e arriva all'anfibio, come se l'anfibio fosse la sentinella, ok? Che dice a Zeus quando è il momento opportuno per colpire. Quindi è direttamente legato a Zeus, ma è sopra il falconiforme, il caprino. Sì. Va bene. Gli acufeni sono collegati a, hai detto, un impianto. Sì, questo qui, sì, quella cuffia. Ed è collegato all'apparecchio dei denti? Ed è, scusami, è anche a l'entità mentale 5, filo di fusione, perché mi fa proprio vedere, no? Questo amplificatore esterno che gli crea questa musica che non sempre è piacevole, è assordante, è sotto forma di fischio, di disturbo. Poi scusami, hai detto un'altra cosa che mi sono persa? Non mi ricordo più. Scusa. Non mi ricordo più. Va bene, fa niente, no, va bene lo stesso. Cosa fanno nel cinema? Che bello. Allora, dunque, marito e amico, non so per quale ragione, allora hanno un cerchio più o meno d'oro. Il marito lo prende da un lato questo cerchio e l'amico dall'altro lato. È come se volessero rafforzare, potenziare, perché sentono che c'è bisogno di loro per sostenerla in questa sessione. I genitori li ho visti, però allora, mentre amico e marito sono a destra, belli partecipi che guardano lo schermo, i genitori sono a sinistra in terza fila. Per loro è un po' più strano, è un po' più inconsueto questa roba. Comunque il gatto è arrivato, eh. Vedo che si No. sta facendo la passeggiata sugli schienali, no? Sui bordi degli schienali. Va bene. Causa esoterica del mentale esagerato. Di nuovo, io mi ripeto. Allora, devo dire di nuovo l'entità mentale 5 di filo di fusione e l'impianto mentale, perché proprio c'è questa... allora, questi pensieri che le vengono è come se lei percepisse venissero emessi dall'esterno, ok? Che anche lei a un certo punto si domanda, ma come sono arrivata a sto punto? Ok? È proprio mi fa vedere questa manopola dell'amplificatore che parte, per dirti no, da un volume basso, ipotesi parte a 1, e poi mano a mano vedo questa manopola che gira, 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 diventa 5. E quindi in lei proprio si alimenta questa narrazione, questo racconto, questa musica, chiamiamola così, no? Questa filastrocca addirittura mi viene, per dirti com'è ripetuta, perché poi vedo che in un certo senso questi suoi dialoghi mentali un po' si assomigliano a volte. Hanno delle sfumature diverse, ma hanno un po' una connotazione di persecuzione simile. Mm. E le Qual è arrivano la... appunto proprio dall'esterno. E lei non le sente quasi sue. Perché sono aumentate queste fantasie, questi film mentali con il periodo attuale? Quindi le dicono
le viene da ripensare ad avvenimenti legati alla museruola, quando le dicono che la museruola è troppo bassa, che scopre il naso, queste stupidaggini qui, insomma. Io vedo che questo periodo, così l'ultimo biennio, ha fatto leva su questa sua componente un po' di solitudine e di adesso mi viene la parola claustrofobia, però più che altro rispetto a questi luoghi molto affollati. Perché lei ha un'altissima sensibilità e riesce anche a percepire le distonie, diciamo così, no? Mi ridà di nuovo l'idea dell'orecchio, degli acufeni, come lei riesce, come una musica, a sentire, quando è in mezzo a tanta gente, un tipo di suono cacofonico, disarmonico. C'è proprio qualcosa che non va. Ed è come se questo biennio le abbia fatto aumentare questo tipo di sensibilità, nel sentire quindi maggiormente queste stonature, queste disarmonie Mhm. e a portarla di più alla solitudine. Mhm. Però una solitudine che va in un certo senso non a riparare, a rigenerare, ma va ad acuire il fastidio, ok? Il fastidio che ovviamente poi si presenta sotto forma, lei concretizza sotto forma di questi battibecchi per dirti con la cassiera. Mhm. Mhm. C'è questo Però circuito. questa è una delle finalità della pandemia, quindi cioè, lei è caduta nella trappola, lei è caduta proprio Lei era con tutti e due i predisposta. piedi. Lei era predisposta proprio perché ha questa tendenza, diciamo così, al rintanamento, mi dice. Al rintanamento e al rifuggire il sociale. Quindi è proprio arrivata a provare maggiormente avversione, no? Mhm. Sia per quanto riguarda il sociale inteso come numero di persone, sia per quanto riguarda il sociale intesa come tutte le infinite credenze che si sono in questo periodo instaurate. Mhm. Ok? Proprio le classiche credenze del bisogno del distanziamento, della iperprotezione, dell'iperigiene, eccetera. Mm? Mhm. La museruola, Esatto. le puttanate qua, insomma. Va bene. Mi disinteresso talmente tanto di ste cose che non so, mi trovo completamente distaccato da quel tipo di analisi, non c'è niente da analizzare, sono solo stronzate. Alla fine. Causa esoterica del gonfiore. Allora, gli impianti li abbiamo visti, no? Che contribuiscono al gonfiore, gambe, zona intestino. Ma infatti mi dà anche tipo che c'è qualcosa che dovrebbe modificare nella sua alimentazione, come se ci fossero proprio degli alimenti che lei le fermentano. Ecco, mi viene fuori questa roba qui. Creano fermentazione. E poi, quindi l'anfibio come entità eterica che interviene, infatti l'anfibio, come ti ho detto, me lo fa proprio vedere in questa distonia, ok? Mm. Testa, collo piccoli e ampio sotto. E il rospo, Praticamente una cosa così. che tra l'altro si gonfia quando deve incutere timore nel pericolo, nei confronti dell'animale pericolo. Eh sì, è vero. E infatti potrebbe anche essere, aspetta, sì, sai che lei mi dice sì. Allora, lei mi dice sì e vedo che mette una specie di post-it, no? Perché lei ha bisogno di fissare il tutto, no? Mhm. E come un post-it promemoria o come una nota di evidenza, non so se si possa chiamare così, no? E mi dice come in effetti questa può essere una sorta di corazza rispetto all'esterno, perché lei ne ha paura dell'esterno, no? Quindi questo gonfiore, come dici tu, no? Per incutere timore, ma perché in realtà è lei che ne ha timore, no? Una sua arma di difesa. Sì.
Ci sono E, più elementi che spiegano questo suo aumento di peso, sai? Tutti quelli che abbiamo detto, sono tutti validi. Ma anche un rapporto c'è qualcosa con la madre. Poi noi non l'abbiamo approfondito nei punti, mhm. come se questa cosa del peso servisse a specchiarsi con lei, a... Chiamala, chiediglielo. Perché praticamente mi fa vedere Valentina, allora la mamma che le dà la mano e Valentina non lo so come dirti, che dolcemente come se la ritraesse, capito? Gliela fa scivolare via. Valentina, non la madre. Sì, Valentina. Non so, non riesco a capire se Valentina sente il bisogno di creare, non una divisione con la madre, ma una, non so come dirti, una specie di definizione, di definire se stessa altro dalla madre. Ma, oh mamma mia, una cosa complicatissima mi viene come Dimmi. dinamica. Allora, come se mi venisse che Valentina appunto ha il bisogno di staccarsi, tra virgolette, dalla madre, non staccarsi nel senso di non rivolgerle più alla parola, di non avere più rapporti, no, proprio come una sua questione di creare una sua identità. Però è come se questo la facesse sentire in colpa e Mhm. il peso servisse per tenere invece questo collegamento con lei. Ci Non sono so se delle anche vite la madre è precedenti, formosa. non so, sì, sì. Ci Ecco, sono altre vite precedenti collegate a questo fatto? vedo che c'è un patto, c'è una specie di... Siamo inseparabili. Hanno fatto tipo un patto di siamo inseparabili, nel bene e nel male, tipo erano ragazzine. Sai, hanno fatto, sai quelle cavolate lì del patto di sangue, tagliarsi e poi dopo mettersi le ferite a contatto l'una Mhm. dell'altra. Patto di Questa roba sangue, qui? sì. Sì, siamo inseparabili. L'hanno fatta però tipo avevano boh, 10 anni, 12 anni. In un'altra vita. Sì, Bella roba. Bella roba il patto di sangue. Bene, mettiamolo bello in luce nel cluster, questo patto contratto, un bello piccolo occhio di bue su questo patto contratto nel cluster, poi ci torneremo per bene. Dobbiamo assicurarci che questo patto venga eliminato, se Valentina chiaramente lo vuole. Ok. Ehm, beh, Valentina ha una caratteristica molto bella, quella di saper mettere su carta le sue idee, le sue visualizzazioni e anche i suoi intenti, la sua energia, e questo è quello che fa quando disegna, quando elabora un'opera di qualunque tipo, anche destinata, non lo so, a decorare il pacco dei biscotti. No, no, beh, può essere, assolutamente, infatti. Il mondo del packaging è un mondo che rende. Arriva questo intento, arriva questa energia in chi guarda l'opera, che sia il logo, che sia... no. Allora, al momento no. No, perché? Perché lei è come se di nuovo facesse un marchio di solitudine sulle sue opere. Cioè, ehm, è come se le rendesse, etericamente, io sto parlando ovviamente, contraddistinte da un marchio non condivisibile. E mi riconduco al fatto appunto che lei ha paura di rapportarsi agli altri, no? Mi riconduco alla sua tendenza alla solitudine. È come se le sue opere in questo momento venissero recintate, ma chiamiamolo così, ok? Mhm. E quindi arrivassero fino a un certo punto. Oltretutto bisogna tener conto che qui c'è l'entità 3 cornucopia che le fa bloccare, diciamo così, l'abbondanza. Mhm. E quindi benché i suoi lavori siano belli, siano validi, sono bloccati su due fronti.
Quindi sono bloccati sul fronte economico, ok? Quindi le producono poche entrate, perché di fatto questa abbondanza è contenuta nel corno, ma nel corno caprino, ok? Che quindi è comunque un'interferenza e un blocco. E poi diciamo così, le sue opere d'arte sono anche bloccate proprio come mi fa vedere come un filo spinato intorno, no? Di non condivisione, perché c'è questa cosa da sbloccare con l'esterno. No, ho capito, sai. Cosa sarebbe questa cosa da bloccare? È come se lei dovesse in qualche modo ricreare un'armonia rispetto al mondo. Il mondo inteso proprio come ciò che sta al di fuori di casa sua, ciò che sta al di fuori della propria famiglia. Ok? Il che non significa necessariamente che lei debba andare tutti i giorni al supermercato, centro commerciale, al Luna Park, cose del genere, no? Ma è come se lei dovesse, rispetto all'altro, rispetto all'esterno, cercare di ammorbidire, ok? Di creare meno tensione, di far fluire. Altrimenti è come se si fronteggiasse, non so come spiegarti, o con dei nemici o con degli estranei, hai capito? E di questo ne risentono anche le sue opere d'arte, no? Come se non avessero respiro, non avessero possibilità di circolare. Se lei riesce a recepire gli altri in una maniera meno impaurita e meno conflittuale, apre le strade alle sue opere d'arte e alle sue quadri, illustrazioni, eccetera, di circolare. Secondo te mi sono spiegata? Quindi è una risoluzione esterna che si deve riflettere all'interno, nelle sue opere. Sì, il rapporto con l'esterno ribilanciato, rivisitato. Vedo che le apre proprio le porte e vedo che tutte le sue creazioni possono finalmente uscire, perché sennò le tiene lei chiuse. Ma Però vedo, sai che questa cosa? Che si deve avvalere di un aiuto. aiuto di chi? No, sai che cosa mi sta facendo vedere? Una specie di collaborazione. Io non lo so per quale ragione adesso mi sta facendo vedere Instagram. Tipo come se lei individuasse, io non ho la minima idea di come si chiamino queste figure, ma adesso ti dico magari tipo curatore di immagine, tipo che le fa delle foto sue di lei e delle foto di lei mentre crea, nonché delle sue creazioni, e riesce a farla uscire da questo suo bozzolo, perché lei è dentro un bozzolo. Questa persona è come se, per lavoro, perché questo è il suo lavoro e fa questo, riesca ad estrarre il succo, a portarlo all'esterno, nel modo giusto, a liberarla, diciamo così, ok? In modo che le altre persone che poi vanno a vedere, per esempio, il suo sito, finalmente abbiano la possibilità di vederla libera fuori dal bozzolo, lei e tutte le sue creazioni. Però vedo che c'è questo professionista che fa da tramite. Non so se lei ha mai pensato. Ha mandato delle candidature ad agenzie per illustratori. Ma sì e no allo stesso tempo, cioè io vedo che lei può fare proprio robe sue, volendo. Ma anche sì, quello. Però il punto fondamentale è di non risultare trasparente. È come se in questo momento lei risultasse o trasparente o una fratante, ok?
E invece lei ha la Sì, possibilità di emergere. spiccare. Bravo, esatto. Bene. Ce l'ha. Valentina, schiena dritta, vai. Sì. Vai, dritta, dritta, di più, Subito di al più, di cluster, più. ma proprio senza No, no, ma esitazione. proprio fisicamente anche adesso, perché la vedo tutta curva in avanti e attappirata Sì. col suo tapiro in mano. Schiena dritta, qual è la ricetta, al di là della pulizia che faremo adesso, per emergere? Il lavoro che lei fa è molto gettonato, ci sono molti concorrenti, bisogna emergere. C'è questo mare di pulcini, deve alzare il collo in questo mare di pulcini, diventare il pulcino nero, bianco, in mezzo a questi pulcini gialli. Lei me Come lo fa vedere fare? multicolor, eh? Tutto il suo pulcino è un po' arcobaleno, multicolor. Ecco. Io vedo che lei ce la fa, però vedo che come primo passo ha bisogno di questo professionista qui. Sai perché? Perché questo professionista qui riuscirà a farle vedere un aspetto inedito di lei, più, non so, più solare, più creativo e con quella chiave che viene recepita dal pubblico. Ok? Perché questa persona lo fa di lavoro, quindi sa come avere accesso al pubblico. Lei non sa come avere accesso al pubblico, non sa come valorizzarsi. Quindi questo qui è solo non so come dirti, ritornando alla melodia, è solo là. E lei le serve questo là per poi creare finalmente la sua personale melodia. Basta musiche distorte che vengono dall'esterno. Lei crea la sua melodia, però vedo che inizialmente c'è questo supporto qui. Perché sennò lei da sola di nuovo rimane dentro al suo circuito, dentro al suo bozzolo. Vedo questo, che un esperto, un professionista può aiutarla in questo. Chiamiamo i disincarnati, tutti i parenti di tutte le generazioni di Valentina, indistintamente, senza una figura particolare, a meno che non si faccia avanti da solo, sola. C'è un pittore. Guarda, c'è un pittore che mi fa vedere, tipo che dipingeva, metti nei parchi, no? Si metteva lì con la tela e dipingeva. E le dice: non fare la mia fine. Non fare la mia fine, che i miei quadri sono tutti rimasti in casa. Non li ha visti quasi nessuno. E dopo, quando sono andati a svuotare la mia casa, hanno scoperto quanto erano belli. Non Beh, fare questa è questo. bella questa immagine. Vero o finto che fosse questo parente disincarnato, è proprio questo. L'arte si è nascosta, non ci stava niente. Mm. Se l'arte è comunicazione agli altri di un'idea, di un sentimento, se non la si comunica, se Esatto. resta in una cantina, non si è comunicato nulla. Sì, può avvenire a posteriori, come quasi tutte le storie di tutti gli artisti, eccetera, ma insomma. Bene, cosa vogliono fare? Li vedo già tutti belli in fila, pronti per il portale aureo. Via, tutti. Lui gliele lancia il pennello, lo lancia verso Valentina, perché lei lo prende. Vedo che Valentina lo prende e se lo mette dietro all'orecchio. Dietro all'orecchio destro. Li salutiamo tutti e quando sono entrati me lo dici. Ora sono entrati tutti. Che bello, c'è la festa dentro. Il tuo portale aureo? Sai, Bene. Quanti sono? Quanti erano? aspetta un attimo, perché non sono entrati. Aspetta, Vabbè, allora no. Però un non so. centinaio, cinquantina, Sì, forse una novantina. novantina, vabbè. Non ti sforzare. Accompagniamo Valentina dove vuole andare, nel posto in cui vuole andare.
Già da prima ci voleva andare al cluster, tutta bella convinta. Andiamo? È come se la parte eterica le dicesse: aspetta un attimo, raddrizza il fisico, perché nell'eterico vedi che noi siamo belle dritte, eh? Testa alta, schiena dritta. Mhm. Mm. Tante biglie, tutte confuse, colorate, ma tante. Dove c'è quella che abbiamo messo in risalto prima? Dov'è? Quella che- Eh, E quella è tipo invece non una biglia trasparente, ma è proprio una pallina consistente. Ha la dimensione più o meno di una pallina da ping pong, un po' spugnosa. Non è bella quella, no. Mhm. Mm. Le altre sono belle, sono contratti, palline No, sono colorate, ma scheggiate, sono molto usurate, sono opache, però quella spicca proprio come mm, un po' ammuffita, ecco. Lei sta tirando su qualche piglia, la guarda un po', no? Per vedere le screziature interne. Ok, adesso ha preso la decisione e vedo che proprio le fa convogliare, le guarda e loro, tipo come sai, uno stormo di uccelli fanno. Tutte queste biglie fanno come uno stormo di uccelli e lei le fa entrare dentro un portale definitivo. Vabbè, chiaramente adesso il suo ad eternum è un capolavoro. Sai cosa sembra? Aspetta, Van Gogh tipo faceva questi soli bellissimi. Mhm. Ecco, sembra il sole di Van Gogh. Ok, ad eternum qua, vediamo Cioè, come lo crea. Se non lo crea sufficientemente bene, aiutala a rifarlo, bello potente. così l'ha fatto proprio. Ah, mo' di sole di Van Gogh. Benissimo. Mm, molto bello, molto d'impatto, insomma, molto scenico, artistico. Avatar. Vecchio, vecchio, come se fosse proprio alla fine della sua vita, no? Cioè, e poi infatti è così, no? È alla fine della sua vita. Decrepito, direi. Anche un po' consunto, questo legno un po' mangiato dalle tarme. No, non ce la fa più. Mm, Mhm. mm. Via tutto quanto, assolutamente. Lo toglie da sola? Perché io non glielo sto dicendo apposta, è lei che Non deve so, farlo. c'era una panciera L'eterico sopra. Sulla sopra l'avatar. scrivania? Sulla scrivania c'è la panciera. Di chi? Scusami. Dell'avatar Aspetta. o di Valentina? Ma Valentina non ha la pancera. Eh no, della mamma, non so io, simbolicamente. Aspetta un attimo, cos'è sta panciera? Ah, ecco, sì, perché era, diciamo così, per indurre la non accettazione della sua fisicità, no? La Quindi mamma la usa. contenere. Ah, la usa la mamma. Ah, bom bom bom. E allora vedi, sono proprio legate queste cose qui della forma fisica, è proprio legata alla mamma. Mm-mm. E lui l'ha usata molto, ecco, questo tramite qua. Mm. Va bene, dai, tanto comunque lei si è stufata proprio ampiamente Via di tutto tutto. quanto. Via Sì, sì. l'avatar e un nuovo sole di Van Gogh qua. Mm. Mm-mm. Ok, bellissimo, ancora più grande dell'altro. Bello, bello, bravissima lei. A parte che adesso mi sta proprio sorridendo, ci ha proprio preso gusto. Mm. Ottimo, con queste nuove condizioni. Impianti, entità eteriche, tra cui il cavolo di anfibio, entità mentali 3 e 5, progetto cecchino, tutte le cause esoteriche di tutti i problemi che ci hai esposto sono ancora presenti? No, non c'è più nulla di nulla. Benissimo. Nuova frequenza di Valentina.
321 miliardi, Consapevolezza. 260%. PS, PE. PS 59%. Vite precedenti. Aspetta un attimo, 2001. Bene. Uno finale, no? PS, PE te l'ho chiesto, e cervello. 2001. 9.3. Benissimo. Messaggio finale di Valentina a se stessa. Tutto questo ovviamente viene visto da quelli che sono nel cinema. Il marito è proprio orgoglioso di lei. Sai che ho proprio visto che dal marito è, non so come dirti, non so, dalla fronte del marito è uscito un cuore, però vedo il cuore solamente nei contorni, anche un po' irregolare, fatto in maniera molto artistica, non banale, non schematico, no? Come se lui la vedesse anche in una maniera nuova. Come non so dirti, si è rinnovato l'innamoramento iniziale, ecco quasi. Allora, mi fa vedere Valentina che ha all'orecchio destro il pennello che le aveva lanciato quel pittore, all'orecchio sinistro invece tipo una matita. Mi fa vedere lei con un abito lungo che le valorizza, le sue forme, e questo vestito che sembra tipo dunque la stampa è stata realizzata da un suo disegno, ok? Poi lei è andata in un l'ha commissionato, no, a un negozio di tessuti, non lo so, ed è stato stampato quindi su questo tessuto che ho visto che è stato fatto a mano, questo abito, e quindi lei indossa questo, che è proprio una sua creazione comunque. E vedo appunto che la PS e la PE le dicono: vedi quanto siamo belle e brave, quante cose siamo in grado di fare insieme. Non ci dobbiamo escludere e non dobbiamo escludere gli altri. Dobbiamo includerli in una maniera diversa. Tu sei comunque connessa a tutti quanti loro e riusciremo a trovare il modo giusto per creare questa sintonia. E mi fa vedere come le sue creazioni sono come un ponte, vanno a creare un ponte, perché vedo tutte le sue illustrazioni, i suoi lavori, che creano proprio un ponte tra lei e il resto delle persone. Quindi non c'è più quell'isolamento che c'era prima, ma c'è questa comunicazione. Delle persone che camminano anche sopra questo ponte fatto di sue creazioni. E vedo lei, non so perché mi fa vedere che si cura i capelli, tipo non so, in questo momento sta facendo la maschera per i capelli, no? Che si prende un po' cura di sé, ok? La vedo proprio valorizzare la sua bellezza, che io vedo rimarrà comunque una bellezza formosa, ma un formoso, mi dice d'amore, un formoso di appagamento, un formoso di piacere, non un formoso di in cui lei subisce. Sì, esatto, bravo, non di autocommiserazione, non di subire, ma vedo che il suo corpo si rimodella. Mi fa vedere lei che intraprende proprio delle azioni a questo proposito, perché le viene proprio voglia, si ispira,
Vedo forse, tipo, fa delle robe online, vedo delle specie di ginnastica, di Pilates. Vedo che usa anche dei pesini, cose del genere, ecco. E che si diverte Mhm, molto mentre lo fa. mhm. Beh, insomma, diciamo che il concetto di bellezza negli ultimi anni femminile si è anche molto rivalutato, no? Ci sono cantanti, attori, vabbè, insomma, sapete quello che sto per dire. È inutile scadere nel luogo comune. Va bene, questo è il messaggio. Chi è più scalpitante nel cinema? Certamente il marito. E La l'amico gli madre che dice fa? allora, Sì, dimmi, l'amico gli dimmi, dimmi. dice, te l'avevo detto, che andava bene, che dovevi farla, che era utile, ha detto l'amico. Allora, la Mhm. madre, le sorride. Allora, le vedo un misto tra la commozione e un po', non so come spiegarti, un senso di malinconia, perché si è resa conto che si è un po' trasformato il loro rapporto. Meglio. E sì, però è come se lei dovesse ancora, hai capito, elaborare questa cosa. Lei è pronta a farlo, lei è pronta a elaborare la madre, sto parlando, la madre è pronta a elaborare e intraprendere un nuovo rapporto con lei, ma le ci va un pochino. Mhm. Va bene, concludiamo con un sole di Van Gogh? Molto volentieri, dice Valentina. Ok. Lo mettiamo tutto sopra il cielo di Valentina. Mm. Chiudiamo le porte del cinema. Chi era lì se ne torna a casa con le sue informazioni. Valentina adesso ha imparato a crearsi un ad eternum, questo sole di energia, sole di Van Gogh nel suo caso. Potrà utilizzarlo ogni volta che, non so, fa un lavoro, va a fare la spesa, vede che c'è l'occasione per litigare con qualcuno e magari evita di litigarci. Eh sì. Lei dice, Beh, ne io mandiamo in uno anche preparazione. all'amico. Sì, Dimmi. certo. Un grande Ah, grazie a lui. No, dice che ne ho in preparazione anche tanti altri. E me le fa mhm, vedere quasi più nuvoleggianti sembrano. Me le fa vedere di varie fogge. Lei ha veramente tanta fantasia. Come mhm. effettivamente un sole lei lo riesce a rappresentare in moltissimi modi. E quindi ha tanti colpi da sparare, questa volta il cecchino è lei, ma in senso buono. E spara ad Va eternum. bene, abbiamo finito.